Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, il Mazinga Z, uscita numero 30, è un'edizione Hachette. Il disegnatore dei fumetti è Go Nagai, il suo disegnatore giapponese l'ho menzionato facendovelo vedere nel video precedente, non so pronunciarlo e quindi non mi permetto di, di ripropormi di nuovo. Il nostro Mazinga sarà alto 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche, dove sul punto più alto avremo 90 cm. Vado subito a vedere i componenti che troviamo in questa uscita e finalmente continuiamo l'overbuilder. Qui ci dicono la prima parte, ma in realtà non è così perché abbiamo già montato le due ali basculanti e ci è stata data anche l'elica per ognuna. Quindi andiamo a vedere questo. Ok, fusoliera inferiore. È tutto in stirene ad alta resistenza, sia la parte grigia che la parte rossa. Qua c'è l'alloggio per le 3 batterie LR54 da 1,5 volt, si chiamano batteria bottone. Fusoliera centrale, stampata in maniera ineccepibile. Questo è motore sinistro e motore destro. Le lettere le troviamo qui: L, R. Poi, sto leggendo, abbiate pazienza, ugelli dei motori, mentre invece questa è la griglia posteriore. Il pannello passacavi, il motorino che potrà, grazie al quale potrà girare l'elica, questo che è questa che è la centralina. Qui abbiamo il pulsante per poter far girare le eliche e probabilmente anche comandare la luce del pannello di comando, e mi sembrava di aver visto nei filmati giapponesi anche la luce dei reattori posteriori, però qua vedo che i reattori posteriori non lavorano a trasparenza e sono chiusi. Che strano. Boh, non capisco neanche perché abbiano questa scanalatura che alla fine non ci servirà a nulla perché va incollato, come vedremo. E poi due serie di viti contenute in un unico sacchetto, due più piccole e tre che sono più grandi, poco più grandi. Ok, adesso con calma vediamo i punti di incollaggio, che sono questi. Vi ricordo che qui avete il promemoria di quello che dovete fare nelle fasi di montaggio. In questo caso la parte gialla ci indica dove mettere la colla, quindi dovremo incollare anche questi, i due motori. Sto guardando se c'è altro da montare perché poi dovrò mescolare il bicomponente e ho 5 minuti massimo di tempo per poterlo lavorare. Allora, qui vedo un puntino, ma non mi sembra giallo.
quindi non è la zona da incollare questa, non metteremo la colla lì. In questo montaggio, quando sarà ultimato, avanzeremo la griglia e il passacavi. Quindi io direi, per prima cosa vado a mescolarmi il bicomponente. Questo è un bicomponente epossidico. Esiste anche quello specifico per i metalli. Perfetto. E speriamo di farcela a montare tutto, altrimenti ne mescolerò un'altra quantità, non ci sono problemi. Allora, vado a separarmi questi. Questi due sono identici, quindi possiamo montarli sia da una parte che dall'altra. In questo caso prenderò, come indicato nelle istruzioni, il reattore, o meglio il motore, questo è il reattore, con la lettera R. Uno di questi due. Non mettete la colla come vi fanno vedere loro intorno a questo collarino, perché quando andrete a fare questa operazione la colla vi esce tutta fuori e non va assolutamente bene, ma la metteremo all'interno, così la spingeremo giù e non si noterà nulla. Adesso vi farò vedere. Quello che invece volevo farvi anche vedere è questo. Attenzione al posizionamento di questa, è un fatto puramente estetico, però va messa bene. Questa dovete metterla così, mettete questa parte come nelle istruzioni sopra, perché deve, adesso vi faccio vedere, deve continuare, vedete la riga grigia con la riga rossa, ok? Non mettetele così perché sono brutte da vedersi. A fare il lavoro bene e fare il lavoro male ci vuole lo stesso tempo, quindi perché non farlo bene? Allora, guardate, metto la colla, ecco qua, inserisco. E uno. Sto controllando che sia perfettamente in linea con la linea rossa. Ecco qua. Faccio ovviamente la stessa cosa con l'altro. Lettera L, scanalatura verso l'alto, metto in posizione in corrispondenza della riga, così. Sinceramente prima andrebbe fatto un altro lavoro perché
non combacia perfettamente bene contro. Vabbè, a parte che adesso si forma dell'aria all'interno, perché non essendoci un foro d'uscita, comprimo quella poca aria e lui me la tira indietro, vedete? Però non è un problema, perché quando comincerà a venire più rigido il collante la spingerò più in dentro e non si muoverà più. Poi adesso prendiamo il motore sinistro, quindi prendo la fusoliera, eccola qui, sto leggendo un attimo ragazzi, sto facendo tutto insieme a voi. Il motore sinistro, quindi la L, questa. Ho voluto controllare una cosa. Ok. Prendiamo questa. Dobbiamo inserire la lettera L qui, motore sinistro. Dov'è che andiamo a chiuderlo poi? Ok, perfetto. Voglio solo fare una prova prima di mettere la colla. Sempre che ce la faccia, prima che si indurisca tutto. Comunque, vediamo. Questo poi va messo così. Ok. Perfetto. Guardate la colla. Pazzesco. È già diventata dura. Però preferisco, al di là di questo, sapete perché? Perché altrimenti avrei dovuto mettere la colla qui e poi schiacciare mentre incollava questo pezzo continuamente, mentre invece così lo sta già indurendo, vedete che non lo tira più fuori. Metto un momento pausa, un minuto soltanto e poi riprendiamo e preparo un'altra dose di colla. Vedete, a me è così che piace lavorare. Adesso è perfetta. La linea grigia combacia perfettamente con la linea rossa, vedete? È un fatto puramente estetico, ma è importante. Ecco qui. Adesso mescolo ancora un po' di colla. Abbiamo detto, prima cosa, il motore sinistro, quindi lettera L, eccola qui la L, e lo andiamo a mettere così. Perfetto. Ecco la L, mettiamone anche un po' qua.
visto che va contro la plastica. Così. E così. Questa qui è la lettera R, questa è la lettera L. A questo punto mettiamo anche questo. Così. Sto guardando sempre le istruzioni, abbiate pazienza, ecco qua. Sto cavolo facciamo andare un momento lì. Prendiamo 2 viti. Non vi potete sbagliare perché le 2 viti da usare sono quelle che avete in maggior quantità, perché ne avete una in più, che sono le più grandi. Eccole qui. Queste sono le più piccole e sono a cono, sono coniche e le mettiamo da parte. Adesso usiamo 2 di queste. Ne mettiamo una qui. Puntiamola soltanto, poi controlliamo e stringiamo. E un'altra la mettiamo qui, dove c'è il vano batterie. Posso stringere. Controllate che la linea sia perfetta con il pezzo sotto, altrimenti allentate e per quello che potete regolateli un po'. Questo è perfetto. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Adesso prendiamo il circuito, questo qui, questo lo mettiamo così e ci dice di fare entrare all'interno questo, così. Cosa sto facendo? Così. Aspettate. Ok, così, guardate. Facciamo prima uscire questo, vediamo se è meglio prima o dopo. Inserire lo spinotto. No, rifacciamolo dopo, dai. Volevo inserire prima lo spinotto qui, il ricettore, ma facciamolo dopo. Quindi, così, ok? Stavo cercando qualcosa, ecco qui, che non mi potesse danneggiare la scheda. Così è perfetto. A questo punto
mi dice di inserire questo spinotto qui, questo ricettore, anzi questo spinotto nel ricettore. Questo. Così. Però io devo vedere una cosa. Scusate perché non voglio darvi false informazioni. Allora, adesso vi spiego perché mi sono fermato. Intanto guardate il collante che ho usato, è già diventato solido. Ed ho messo la pausa, adesso ve lo spiego. Perché c'è un'immagine che qua è sbagliata. Infatti mi sembrava strano. Qui ci fa vedere che i fili non si intrecciano quando noi andiamo ad inserire lo spinotto nel ricettore. Quindi secondo loro noi dovremmo metterlo così. E inserirlo, vedete? Adesso vi faccio vedere, abbiate pazienza. Ecco, secondo il disegno, il nero, vedete, in maniera ordinata andrebbe inserito così, così si vede in questa foto, ma non va inserito così, ragazzi, attenzione, perché se guardate il ricettore, i due spilli metallici sono verso questa parte qui, quindi questa placchetta va girata, ok? E queste due lamelle qui che avete, vedete che se la giro è liscia, ecco, di qua è liscia, vedete? E di qua invece vedete, ecco, vedete le due lamelle che poi faranno il contatto con i due perni che fuoriescono qui nel ricettore, vanno qui da questa parte, così, guardate. Adesso vi faccio un ingrandimento. Ok? Così. Mettete il dito sotto e inserite. Non mettete il dito sull'interruttore, mettete il dito così su questi due pezzi qui, i ricettori, e inserite questo. E lo so, ci va del tempo, ma io voglio spiegarvi tutto. Poi chi non ne ha bisogno, ovviamente, va avanti veloce, ma non si fa, ragazzi. Ecco qua. Scusate, ma ho dovuto uscire dall'inquadratura del telefonino, diversamente mi veniva difficile perché deve entrare completamente dentro, così deve entrare, fino in fondo. Infatti, se andiamo a vedere poi l'immagine reale, eccola qui, non so se riuscite a vederla, i due fili sono intrecciati, come questi. Avete visto che sono intrecciati? Qua parte il nero, ma va da questa parte, qui parte il rosso, ma va da quest'altra. La stessa cosa qui. Quindi è corretto così. Bene. Andiamo avanti. Prendiamo il motorino, che è il sinistro, non ci possiamo sbagliare perché è quello che troviamo in questa confezione.
questo lo mettiamo così, e ci fanno inserire i ricettori. Ecco, vedi, facciamo così, tiriamolo nuovamente fuori facendo attenzione a non strappare questo, perché si riesce molto di più. Non so perché non ce lo fanno fare prima, ce lo dovevano far prima questo. In questo caso le due parti metalliche che vedete, queste del ricettore, ecco, vanno in basso verso il vostro viso, la parte completamente coperta, ok? A me fanno arrabbiare queste cose perché andava fatto prima questo. Come ci fanno lavorare? Per una volta che non mi pianifico il montaggio, avete visto che l'ho aperto con voi, è successo questo. Tiriamola fuori un po'. Ah. Io non so chi è che le fa queste istruzioni assurde, sono assurde. In questo caso sono assurde. Ecco. Perfetto. Il problema è che poi nell'uscita che farò dopo come montaggio, che è il 31, dovrò fare la stessa cosa. Quindi per adesso montiamolo così. Anzi, io direi, se monto il braccio poi non posso più aprirlo, quindi farò una cosa in via del tutto eccezionale, ragazzi. Prendo già un pezzo dell'uscita numero 31. No, perché le istruzioni qui hanno sbagliato a farci fare il lavoro così. Non va fatto così. Andavano messi prima questi, come vi ho appena detto, non dopo. Quindi metto questo sotto, così. Ricordatevi anche qui le alette metalliche verso il tavolo, in questo caso il mio cubo box, inserite. Ecco. Perfetto. Adesso va bene. Prendo il braccio sinistro, che è questo qui. Il braccio sinistro è questo, ve lo faccio subito vedere. Questo. Diritto di traverso, anche perché l'altro è contrassegnato con la R, quindi per esclusione per forza è questo. Mettiamolo così, ma prima di inserirlo dobbiamo mettere il motorino all'interno, quindi addrizziamo il filo . Sto cercando di trovare l'ingrandimento giusto, ma non è facile. Questo va inserito qui.
Vediamo un po'. Perché ce lo fa passare solo da una parte il filo e non diviso in due, che sarebbe meglio? Io trovo che così sarebbe meglio. Proviamo a vedere. Poi vi faccio vedere. Ok. Vediamo come si comporta qua sotto. Ma sì, qua va bene perché se lo piega come vuole lui. Dicevo che loro ci fanno passare i fili solo da un lato, ma io trovo che stia meglio così invece che solo da un lato. Aspettate ragazzi, perché è davvero difficoltoso per me montare soprattutto delle cose così particolari. Sto guardando attraverso il telefonino ed è terribile. Ma questo filo che ci hanno dato è esageratamente lungo. Loro lo fanno vedere nel disegno perfetto, guardate. Guardate. Ricettore, filo, motorino. Non è così. Non è così. Guardate. Facciamo così. Io metto questo qui. È l'unico modo. Mi separo il filo rosso dal filo nero. Così. Prendo uno stuzzicadenti nuovo, aspettate. E sicuramente il montaggio che è più da attenzionare è questo. Comunque guardate. Separo il filo nero dal filo rosso, così che non venga pizzicato in mezzo quando poi andremo a chiudere. E non ho fatto altro che continuare la linea della saldatura qui, vedete? Poi forse mi aiuta di più mettere subito la copertura. Questa, proviamo e vediamo. Filo a posto. Ecco qua. Sicuramente questo mi aiuta. Mettiamo una vite, ma prima di mettere la vite io devo inserire questo qui nei due perni. Guardate quanto è lungo questo filo, ma vi rendete conto? Metto un attimo la vite perché così posso pensare come fare per risolvere quel problema. Allora, questo poi dovrò slittarlo per inserire questo, ma stavo guardando come fare. Piegarlo così e portarlo qui. È l'unica. Per forza. Così. Per forza così. Sì, sì, sì. Così va anche bene. Però potevano anche farli più corti, Ecco. Adesso voglio solo controllare che i fili siano a posto.
Questo è sicuramente il montaggio più complesso di tutto il robot. Voi ci metterete molto meno perché non avete da cercare la soluzione, non avete da guardare attraverso un telefonino, ma vi godrete il montaggio. Io purtroppo non me lo sto godendo, tutt'altro, perché sono troppo concentrato. Ok. Non abbiate fretta, vedete, ci sto mettendo tanto tempo, ma io devo farlo come va fatto. Devo mettere la pausa, c'è qualcosa che non va qua sotto. Vi farei anche vedere come opero, ma ci metto troppo tempo. Ecco qua ragazzi, guardate, questa è la soluzione secondo me migliore, adesso vedrete che non ce la faccio più. Senza strappare ovviamente i fili, con uno stuzzicadenti fate entrare qua lo stuzzicadenti, lo mettete leggerissimamente in tensione, mi raccomando, se no si strappa tutto. Non voglio responsabilità io vi dico quello che sto facendo. Ecco. E poi mettiamo questo sopra. No, ho preso quello sbagliato. Dov'è l'altro? Questo. Ecco. Finalmente posso stringere. Ecco, vedete, adesso è perfettamente in linea la parte sopra con la parte sotto, prima non lo era. Così deve essere. Così mi piace. Questo poi si tirerà su così. Allora, fatemi vedere un po'. Questo è così. Ah, ecco, c'è il dentino che si aggancia qui. L'ho visto solo adesso, vediamo. Ecco, perfetto, che bello. Per farlo rimanere su, vedete? Che figata. Ok, qua abbiamo risolto perché lo mettiamo qui. Adesso faccio la stessa cosa con l'altro. Però prima bisogna mettere l'elica. Allora, il jet builder vola così, giusto? Quindi l'elica deve spingere l'aria verso il basso. I motorini, almeno questo mi hanno insegnato a me, girano in senso orario. Se questo gira in senso orario, l'elica non è uguale a metterla così o così, perché se la mettiamo così va bene. No, non va bene se la mettiamo così, perché l'aria va verso l'alto. Dobbiamo metterla così, perché quest'elica girando, adesso vi faccio vedere, girando, guardate le pale, tira su il jet, l'overbuilder, chiedo scusa. È ovvio ragazzi, non ci dobbiamo giocare, però se noi facciamo girare le eliche, l'aria ci deve arrivare sulle mani. Se l'aria va verso l'alto, abbiamo, o meglio, se l'aria spinge verso l'alto, abbiamo sbagliato. Deve girare così e l'aria deve andare qua e deve andare su. Quindi il corretto posizionamento di questa, sempre che il motorino giri correttamente, è così. Guardate l'elica. Poi se dovesse girare al contrario, vabbè, andrò e lo girerò la girerò al contrario nuovamente. Che devo fare? Allora, ecco, infatti nel disegno
lo fa vedere come l'ho montata io. Bene, 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 bene. Quanto è lungo questo filmato, ragazzi. Io direi, mi fermo qui con l'inserimento, anche se dovrei almeno dovrei superare questa linea qua del bicchiere. Devo spingerla ancora un po', però per evitare che mi faccia male alle dita faccio così. Tengo sotto senza gravare qui sulla cerniera, spingo ancora. Ecco, così è perfetto. Perfetto, mamma mia, 41 minuti, ragazzi, non è una cosa semplice da fare, questa, non è, ve lo garantisco, una cosa semplice da fare. Ah, è finito qui. Meno male. Basta. Non ne potevo più. Ok. Questo lo facciamo entrare qui. Perfetto. Va bene. Primo pezzo dell'overpilder, che bellezza. Lo abbiamo fatto. Beh, io direi di chiudere qui il filmato. Qua vedete qualche cosa montata. Ve lo farò vedere meglio nel prossimo video, che è il 31, dove sicuramente ci sono meno cose da fare, ci metterò meno tempo, anche perché ormai so il metodo. Quindi io vi ringrazio del vostro tempo, abbiate pazienza, un filmato molto lungo, ma le cose vanno fatte bene, altrimenti lasciate perdere. Se create il danno, spezzate il filo, è vero che potete ordinarne un altro, però facciamo bene il lavoro, mettiamoci dei minuti in più, ma almeno siamo certi di aver operato in maniera perfetta. Un saluto a voi, un grande abbraccio, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando non mancate, vado subito a prepararlo. Ciao!